C'è un'isola dove la vite non cresce, resiste, dove il vento non accarezza, modella, dove il vino non si beve, si ascolta. Questa è l'isola di Tenerife. Nel XV secolo, con la conquista castigliana, arrivano le prime barbatelle. I coloni portano con sé varietà dalla Spagna e dal Portogallo, Malvasia, Moscatel, Listano. Ma qui, su queste rocce nere, quei vitigni si trasformano. I vini delle Canarie viaggiavano verso l'Inghilterra, Olanda, le Indie. Shakespeare li citava, gli ammiragli britannici li portavano a bordo. Quando gli spagnoli sbarcarono sull'isola, portarono con sé non solo la spada, ma anche la vite. I missionari piantarono le prime barbatelle su queste terre nere e fertili, ignari che quel gesto avrebbe scritto una nuova pagina della viticoltura atlantica. Le radici affondano nel suolo vulcanico, si intrecciano alla lava petrificata e iniziano a parlare il linguaggio dell'isola, un linguaggio fatto di vento, cenere e sale marino. I contadini, generazione dopo generazione, impararono a dialogare con l'asprezza del terreno. Costruirono terrazzamenti a picco sull'oceano, scavarono buche profonde per proteggere le viti dal vento eccessivo. Ogni filare è una testimonianza di fatica, ma anche di ingegno. Non c'era bisogno di chimica, il vulcano dava tutto: minerali, porosità, calore. Da queste radici nasce un vino che racconta la forza della sopravvivenza. Ogni sorso è un passo tra le sciare, è un respiro contro l'alisio. Questo vino è talmente legato alla sua terra che bevendolo è come camminare tra le pietre nere del vulcano e respirare il vento che accarezza i filari. È un'esperienza fisica, tattile, quasi mistica. Tenerife è la più grande isola delle Canarie, a 300 km dall'Africa e oltre 1000 dalla Spagna. È un'isola vulcanica, dominata dal Teide. I vigneti vanno da 100 ai 1600 metri d'altitudine. Alisei, esposizioni, pendenze. Ogni zona ha il suo microclima. A sud si vendemmia già a luglio, mentre a nord si arriva a ottobre. Un'isola che matura lentamente, proprio come i suoi vini. Il cordon trenzado è unico al mondo. Tralci lunghissimi, intrecciati a serpente sul terreno. Unica tecnica manuale, secolare. In altre zone, vaso basso, pergole, spalliera. La vite si adatta, qui più che altrove. Il listan blanco è il simbolo. Agrumi, pietra calda, sale. È ancora teso, verticale, vibrante. Il listan negro è terra e fuoco. Pepe, ciliegia, fumo, ferro. Ma non solo. Baboso, barbaquelo,
Negrammollo, Villariego, piccoli vigneti con grandi voci, ogni bottiglia è un racconto diverso. Assaggiare Tenerife è come sentire il paesaggio. Il naso coglie zolfo, mare, sabbia calda. Il palato danza tra salinità, freschezza e cenere. Anche il vino, più semplice, ha un'identità precisa. Questo è il vino che amo raccontare, non un'etichetta, una verità liquida. Io sono Diego, sommelier e narratore del vino, e Tenerife è una delle voci più intense che abbia mai ascoltato.